Ciao a tutti, io sono Yuri ed oggi voglio costruire dei farmer's carry. Ok, benvenuti e bentornati a tutti quanti ragazzi, finalmente nuovo progettino. Oggi, dopo tanto tempo che ce l'ho in mente, ho deciso di realizzare finalmente dei farmer's carry. In pratica quei due bei attrezzini da strongman da caricare con tanto peso, afferrare per le manopole e trasportare. È da molto che li desidero, che voglio sperimentarli un po' e potermi allenare un pochino con essi, perché si può caricare tanto, si può allenare bene il grip, ma anche tutto quanto la core stability, affaticamento, tantissime cose. Come sapete il mondo dello strongman mi piace tanto e quindi è giunto il momento di costruirli. Sono però di fronte ad un bivio, perché ho dovuto scegliere se realizzarli in ferro o in legno. In pratica queste due sono le opzioni. Esteticamente quelli in legno sono davvero molto fighi e infatti inizialmente volevo realizzarli così con due bei tronconi in legno proprio old style e anzi credo proprio che a lungo andare realizzerò anche quelli, però nell'immediato mi interessava di più averli in ferro perché sicuramente sono un po' più resistenti a lungo andare, nel senso che soprattutto per il fatto che non potrò tenerli qua dentro perché non c'è così tanto spazio, non è che li userei molto qui dentro, ma probabilmente li terrò all'aperto nel mio pratone e quindi in legno sarebbero durati veramente poco con le intemperie, il clima eccetera, mentre in ferro verniciati hanno molta più durata, se anche si rovinano chi se ne frega. Perciò opterò per la soluzione in ferro, ma appunto prima o poi mi farò anche un bel paio di farmer's carry in legno old style. Ora non perdiamoci assolutamente in chiacchiere, voi iscrivetevi subito al canale cliccando il tasto qua sotto e attivando la campanella, lasciate anche un mi piace, commentate qua sotto qualsiasi roba, noi partiamo immediatamente con i lavori. Allora, per realizzare questi farmer carry in ferro partirò quindi dai soliti tubolari quadrati da 80x80 3 mm di spessore, che andiamo quindi a ritagliare innanzitutto due pezzi belli lunghi. Io avevo già in giro questo qua, da cui mi vengono fuori due pezzi da 1,15 m, quindi me lo faccio andare bene, però volendo anche un po' più lunghi sarebbe meglio, anche 1,50 m, sarebbe un'ottima misura per la lunghezza. Ovviamente se vengono anche un po' più piccoli sono anche un po' meno ingombranti, più maneggevoli anche magari all'interno di home gym un po' più ristrette. Dallo stesso tubolare taglio anche altri 4 pezzetti ma molto più piccoli da all'incirca 25 cm l'uno. Le misure sono tutte molto variabili, vedete voi, anche in base agli scarti che avete in giro, come faccio io per esempio qua ne ricavo fuori un 25 cm. Ed eccoli qua, così in pratica i pezzi per la struttura di base li abbiamo. In poche parole, ora qui posizioneremo i perni di carico per i dischi, ma prima possiamo andare a concentrarci sulle maniglie. È ora quindi amici che viene il bello, perché io questi farmers non li voglio realizzare standard, classici, con una manopolina normalissima, ma voglio fare in modo che ci siano 3 diverse manopole di diversi diametri, così da poter selezionare il diametro che preferiamo dal più facile al più difficile, quindi dal più piccolo al più grosso. Per farlo ho pensato di prendere spunto dai manubri tripli che ho già costruito. Se non avete visto il video, link qua in alto per andare a recuperarlo, e ispirandomi a quelli creare una struttura simile che possa ruotare per poter cambiare molto velocemente e facilmente l'impugnatura che stiamo utilizzando, altrimenti sarebbe sempre la stessa e la cosa non mi piace molto. Quindi ora con calma vi mostro come farò. Innanzitutto tagliamo le manopole effettive dei 3 diametri diversi, che saranno perciò un tubo da 33 mm, lo standard più piccolo e più comodo, uno da 42 mm, un intermedio, e uno più grosso invece da 50 mm, quindi bello grosso e bello faticoso. E li vado a tagliare tutti ad una lunghezza di 13 cm. Prego. Oltre ai tubi ci servono anche le 4 piastre che vado a ricavare da questa bella lastra da, mi sembra, 8 mm di spessore, quindi bella spessa e resistente, da cui in pratica devo ritagliare 4 triangoli devo ancora calcolare le dimensioni precise, ora vediamo.
In pratica 4 triangoli equilateri di lato 20 cm. Oh yes! Ecco qua i 4 triangolini. Ora che i triangoli sono fatti, prossima cosa, dobbiamo andare a fargli un bel foro centrale, circa al centro del triangolo, di almeno 12 mm, anche con una punta del 12,5 o meglio. Ecco il centro. Andiamo a bucare. E quindi ora che i triangolini sono pronti possiamo passare alla fase di saldatura delle manopole. Ed ecco qua amici, prima manopola tripla fatta. Ora faccio anche l'altra e poi vado a smerigliarle e rifinirle per bene e loro sono fatte. Perfetto amici, ora che le manopole sono fatte, come vedete, è tutto in discesa, perché possiamo andare ad assemblare il tutto. Per farlo ci serve ancora qualche pezzetto da tagliare, cioè 4 pezzetti da questo tubolare sempre quadrato da 50 x 50 questa volta, che taglio circa a 20 cm di lunghezza, che serviranno quindi poi per andare a fissare le manopole. A questi bei pezzetti che abbiamo tagliato li andiamo a fare un foro del 12,5 anche a loro, perché è esattamente dove passerà poi la barra filettata del 12 intorno alla quale ruoteranno le manopole. E quindi a questo punto non ci resta che assemblare tutto quanto, partendo dalle basi che non avevo ancora saldato. Quindi al lavoro. Bene, ora quindi le basi sono saldate. Per fissarci anche le manopole, prima di tutto, recuperiamo anche le 2 barre filettate che ci serviranno, cioè queste qui M12 da lunghezza 27 cm mi sembra. E così andiamo già a fissare gli scatolati da 50 con la manopola, dadino e dadino. E in questo modo abbiamo già creato la struttura che sopporterà la manopola. E così è già posizionata anche, sono già posizionate alla distanza giusta e quindi evitiamo di fare errori nel saldarle. Questa roba qui la vado a saldare su lì. E tada! Ecco qua le nostre manopole intercambiabili. Tac, tac, tac. Si può cambiare la dimensione della presa come si vuole. Ora manca solo un'ultima cosa fondamentale, cioè i perni di carico. Quindi molto semplicemente 4 tubi zincati da 50 mm che saldiamo alle 4 estremità. Ed eccoli qua amici, i nostri farmers completati. Come potete vedere, manopole perfettamente ruotanti. E quindi ultima cosa che mi resta da fare è verniciarli, perché questi sì voglio concluderli per bene. Ovviamente la base voglio farli del classico colore nero Yuri, però quella vernice nera, quella finitura nera lucida che uso è molto scivolosa al tatto e per questo non voglio fare nere le manopole. Voglio anzi provare qualcosa di diverso
per vedere se riesco ad aumentare un pochino il grip, la presa. Quindi ho avuto però un'idea, voglio provare con lo zinco spray. Adesso stiamo a vedere, prima di tutto do un bel fondo di antiruggine a tutto quanto, la base e il resto lo faccio tutto nero e invece per le manopole lo scopriremo. Ok amici, eccoci qua. Ho dato il fondo antiruggine anche alle due manopole, così, anche se non era indispensabile, io gliel'ho dato lo stesso che va sempre bene. Intanto le due strutture di base si stanno verniciando, il dead sta verniciando il tutto di nero. Nel frattempo sono andato a cercare questo zinco spray, ma in colorificio mi sono imbattuto in questa cosa qui. Cercavo appunto qualcosa che fosse abbastanza ruvido al tatto e che quindi creasse un po' di grip, un po' di attrito, almeno un po' di più della vernice standard. E lo zinco spray poteva essere un'opzione, però ho trovato questo qui che in pratica è quello che fa l'effetto ferro micacio. Avete presente? Ferro antico, quel bello grezzo e bello granuloso. E ho detto wow, dovrebbe funzionare al meglio. Ovviamente non so ancora che effetto possa venire, però ci proviamo e se appunto dovesse funzionare vi lascio, se lo trovo anche su Amazon, il link qua sotto in descrizione. Ma prima di tutto vediamo come viene. Ok amici, gli ho fatto subito due manine, ora dobbiamo aspettare che asciughi e vedere com'è il risultato. È passata una notte, quindi vediamo il risultato finale. Alla vista non male, sembra in effetti effetto ferro micacio, ma al tatto un po' deludente, perché non è quello che mi aspettavo. Risultano comunque molto lisci. Vabbè, sicuramente meglio che la vernice nera che uso di solito, perché quella è davvero scivolosa. Me li farò andare bene finché non trovo una nuova soluzione. Tanto come avete visto si possono sfilare tranquillamente e quindi nel caso riverniciare o trattare solo loro. Nel frattempo anche le strutture sono pronte verniciate di nero e quindi riassembliamo e siamo pronti per un bel test. Ed ecco qua amici il risultato finale. Sbam! Farmers pronti. Direi che è il momento del test ufficiale, però per farlo direi in studio non è il caso perché lo spazio è proprio poco. Possiamo andare al box così abbiamo tutto lo spazio che ci pare e tutti i dischi che vogliamo. Let's go! E sbam! Eccoci giunti al box. CrossFit Triple Tail, come spero già saprete perché avete già visto qualcosina, per esempio ho il video in cui costruisco una slitta che poi ho lasciato ai ragazzi. Questo è il box in cui lavoro e qui abbiamo lo spazio necessario per testare, eccoli qua, proprio loro nella loro forma finale. Quindi direi di non perdere tempo, andiamo subito a caricare qualche bel chiletto. Comunque avevo già messo l'iscrizione senza ricevere le notifiche. No, adesso hai No, campanella. che notifiche, ma va. Così sei rimani bello aggiornato. No, va, adesso con il prossimo video che metto sotto ti commento. Vestiti meglio, cazzo. Li ho pesati e sono circa 16 kg l'uno vuoti, quindi più 15, 15, 30, 46 kg per parte. Ok, come riscaldamento può andare. Iniziamo a salire e il bello ovviamente è testare le tre grandezze delle tre prese. Altri 20 kg per lato e quindi siamo a 66 kg per braccio. Proviamo la presa più grossa.
La 50 mm è bella dura. Eccoci giunti al famoso centello per braccio. Ho aggiunto anche i microcarichi per arrivare preciso e per questa uso la presa più piccola, altrimenti faccio davvero pochi metri. Vediamo anzi se riesco ad arrivare fino in fondo. Benone. Perfetto, che dire, più che soddisfatto di questi 200 kg trasportati, ma più che altro davvero soddisfatto degli attrezzini, perché il feeling direi che è ottimo, le 3 maniglie si comportano alla grande, provateci anche voi, che dire. Qualsiasi cosa, come sempre sapete, commentate qua sotto. Nel frattempo iscrivetevi anche al canale attivando la campanella così da non perdervi i prossimi contenuti. Fatemi sapere cosa ne pensate e nient'altro. Ovviamente se siete in valle passate a fare una prova qui al CrossFit Triple Tail, che ci facciamo un bel WOD assieme. Nient'altro, ci becchiamo al prossimo video. Concludiamo così.